Questa è una centralina fai da te in grado di misurare la concentrazione di polveri sottili nell'aria e in questo video impareremo a costruirne una assieme. Ecco cosa serve. Alcuni di questi componenti sono molto comuni, come per esempio un caricatore per cellulare e un cavo USB dati. Ci serviranno anche dei cavetti di tipo diverso, i cosiddetti cavi Dupont, maschio-femmina nel nostro caso. Poi abbiamo un microcontrollore compatibile con l'ecosistema Arduino, ovvero un ESP32 di Espressif, montato su una scheda di sviluppo con 38 piedini presaldati e un connettore micro USB di tipo B. L'importante è che sia lo stesso del cavo. Oltre alla scheda abbiamo anche una breakout board, chiamata a volte in italiano scheda di espansione, che deve avere lo stesso numero di pin. Infine c'è un sensore di polveri sottili, anzi in realtà qui ce ne sono due, ma ne serve soltanto uno. Inizialmente avevamo scelto questo KStudio KS0578 per ragioni didattiche, ma poi abbiamo deciso anche di testare uno dei modelli più diffusi, il Plantower PMS 5003, un sensore equivalente che peraltro costa 3 volte meno. Non mi dilungo oltre perché abbiamo già abbondantemente analizzato i sensori nel nostro articolo di approfondimento, mentre invece nella guida completa, il link è in descrizione, ci sono anche delle indicazioni su dove reperire i materiali necessari e a cosa fare attenzione in fase di acquisto. Già con questi componenti e con una spesa che va dai 30 ai 50 euro è possibile creare una centralina perfettamente funzionante, ma è consigliabile prevedere anche un involucro per proteggere le parti elettroniche, garantendo sempre una buona circolazione dell'aria. Noi abbiamo usato una scatola di derivazione, la classica cassetta stagna da elettricisti. A seconda dei casi però si possono usare anche vaschette di gelati, bottiglie di plastica, insomma ognuno qui fa da sé in base all'uso che ne vuole fare, dove vuole posizionare la propria centralina. Detto questo, il montaggio è davvero semplicissimo. Per prima cosa prendiamo la scheda di sviluppo e la fissiamo nella breakout board in modo che le etichette corrispondano. L'unica accortezza da avere qui è di non forzare troppo i piedini che altrimenti potrebbero storcersi. Ora dobbiamo collegare il sensore alla scheda. Nel caso del KS0578 ci sono 4 pin e ci servono tutti e 4. Il colore dei cavi non conta, ma per convenzione usiamo il rosso per l'alimentazione e il nero per la massa. Gli altri due in questo caso sono un cavo arancione per il pin SDA e uno marroncino per il pin SCL. Per dare al sensore i 5 volt di cui ha bisogno, dobbiamo collegare il cavo rosso al pin in basso a sinistra della scheda SP32. Potremmo semplicemente inserirlo nell'ingresso corrispondente della breakout board, ma è meglio assicurare i cavetti fissandoli con le viti. Quindi inseriamo il connettore nell'ingresso laterale e stringiamo per tenerlo fermo. Non serve fare molta pressione, basta solo che il cavo sia ben saldo. Ripetiamo questa operazione per la massa. Attenzione però a verificare sempre le etichette che su alcune schede potrebbero essere sbagliate. In questo caso ignoriamo la GN di fasulla e scegliamo il pin corretto poco più in alto. Infine colleghiamo l'SDA, il cavo arancione, al pin numero 27 e l'SCL al pin numero 26. Questo è quanto per il sensore KStudio. Per il Plantower invece i cavi dell'SP32 restano gli stessi e vediamo subito come sistemarli. Il rosso è l'alimentazione contrassegnata qui dalla sigla VCC. La massa è sempre GND, quindi il cavo nero. Gli altri due servono per scambiare dati e sono RXD e TXD, che colleghiamo rispettivamente al pin 27, il cavo arancione, e al pin 26, cavo marrone.
Ora che abbiamo stabilito il collegamento, inseriamo anche il cavo USB e a questo punto siamo pronti per passare alla fase di configurazione. Non la vedremo assieme qui perché esula dallo scopo di questo video ed è già spiegata a fondo nella guida passo passo, ma la riassumiamo velocemente. Bisogna creare un canale ThinkSpeak con i primi 6 campi abilitati, installare Arduino IDE senza dimenticare il gestore della scheda SP32, copiare il codice allegato alla guida in base al sensore utilizzato e inserire i parametri relativi alla rete Wi-Fi e al canale ThinkSpeak prima di caricarlo sull'SP32 con Arduino IDE tramite cavo USB. In questo caso noi abbiamo caricato la variante a risparmio energetico per il PMS 5003, per cui ci serve un cavo aggiuntivo tra il pin 25 dell'ESP32 e il pin set della scheda di adattamento del sensore. Ora ci basta collegare il cavo USB all'alimentatore e attaccare il tutto a una presa. Qui c'è un LED blu che lampeggia appena la scheda riceve corrente. A questo punto la centralina è in funzione e le sue rilevazioni saranno inviate periodicamente tramite Wi-Fi e aggiornate in tempo reale sul canale ThinkSpeak. Per qualsiasi altro dettaglio o approfondimento c'è sempre la guida completa pubblicata sul nostro sito. Il link è nella descrizione e nei commenti. Grazie per aver seguito il video fino alla fine e ci vediamo alla prossima!